Perché siamo così ossessionati dall'apocalisse? Apocalisse zombie, apocalisse robot, retronucleare, micio, apocalisse? Siamo così fissati dalla fine del mondo da metterla ovunque, compresi i videogiochi. E poi, perché si parla sempre di post-apocalisse, dove l'uomo è già stato spazzato via, mentre sono molti meno i giochi in cui l'apocalisse la senti sulla tua pelle? In altre parole, quali videogiochi ti chiedono di giocare mentre il mondo brucia? Commonwealth, anno 2077. Il sole splende e la guerra non cambia mai. Un cittadino rispettabile saluta la sua famiglia, fa una sana colazione e viene evacuato in un rifugio antiatomico. In un soffio, la vita per come la conosce non c'è più. Al suo posto è catapultato in un mondo desolato e costantemente sull'orlo del conflitto, dove la speranza è un bene prezioso che appartiene solo ai potenti. Ma non riusciamo a non pensare che l'apocalisse, in Fallout, sia troppo comoda. Sì, è vero, il prezzo del biglietto è perdere la tua famiglia, ma a tempo qualche minuto e vai avanti veloce di 200 anni. Tutte le atrocità avvenute durante il timeskip non ti sfiorano neanche, un po' come schivi per un soffio quella bomba atomica che ti cade all'orizzonte mentre prendi l'ascensore del Vault. The Last of Us almeno ti lancia subito dentro l'apocalisse in atto, con gli infetti che sboccano dappertutto, mentre Joel cerca di salvare la figlia Sarah. Ma anche lì, dopo un quarto d'ora pieno di pathos e adrenalina, ci viene evitata tutta la parte sconveniente. Sì, insomma, quella dell'intera civiltà che collassa, tra zombie, eserciti che prendono il controllo e poveri sopravvissuti che rischiano la vita ogni giorno. Chiaramente queste sono scelte narrative che non avrebbe neanche senso discutere, ma oggi vogliamo farvi notare un trend che si estende ben oltre Fallout e The Last of Us. E infatti ci sono sempre più giochi che mettono a tema l'apocalisse, ma solo attraverso la post-apocalisse. Insomma, pare che la nostra cultura sia affascinata al tema della fine e si spende a immaginarne tante versioni e altrettante civiltà che emergono dalle ceneri. Tutto però senza mai fermarsi troppo sul punto più critico. Non tanto come il mondo finisca o cosa succeda poi, ma cosa faresti durante l'apocalisse, giorno dopo giorno mentre la vita collassa? Forse balleresti. Se la fine del mondo è solo una questione di tempo e la tua generazione sarà l'ultima a vedere il mondo morire, perché non ballare e magari scattare qualche bella foto? Quella di Umurangi Generation è una generazione apatica, rassegnata, una che accetta le macerie come parte del paesaggio. E tu sei lì a testimoniarla, foto dopo foto. Ma poi inizi a notare dei segnali. A dire il vero sono ovunque, se sai dove guardare. Le meduse blu, per esempio. Non dovrebbero esserci, ma sono dappertutto. Eppure nessuno ne parla. E anzi, fotografarle ti fa perdere soldi, come se il governo volesse nasconderne l'esistenza. Ma è impossibile reprimere qualcosa di così evidente, e infatti ti ritrovi in mezzo a un combattimento. Soldati contro qualcosa. Non lo vedi bene all'inizio, sembra un tentacolo che brilla nel buio, ma poi aumenti al massimo l'esposizione della camera e eccolo, l'orrore che il tuo governo non voleva che vedessi, il kaiju alla fine del mondo. E tu ancora scatti foto, perché non ti rimane altro, perché sparare serve solo a finire in un sacco per cadaveri e tu questa vita nemmeno l'hai scelta. Ma forse, sotto sotto, speri ancora che la tua testimonianza possa servire a qualcosa. Alla fine di Umurangi Generation torni dove hai iniziato. Ci sono ancora i graffiti, le foto da fare e i tuoi amici stanno ancora ballando sotto il cielo rosso. Questa volta però vedi in lontananza 3 enormi robot, alti come grattacieli, che combattono il mostro per salvare l'umanità. Ma sai già che è tutto inutile. La fine del mondo è arrivata e tutto ciò che ti resta da fare è una fotografia, una sola. Un ultimo atto di ribellione, l'ultimo tentativo di dire io c'ero, ho visto. Anche di fronte all'apocalisse non puoi fare a meno di scattare un'ultima foto e assumerti la responsabilità di sperare, ancora per un istante. Anche in Handling, Extinction is Forever, il mondo ha fallito. La foresta è in fiamme, l'uomo ha rovinato ogni cosa e tu e i tuoi 4 cuccioli siete le ultime volpi rimaste sulla terra. Ti rendi conto della responsabilità che ti spetta? Proteggili, a ogni costo. Ma poi accade il peggio. Mentre dormite, un'esca sveglia uno dei piccoli e lo attira fuori dalla tana, tra le grinfie dell'uomo. Ti svegli troppo tardi, ormai lontano, e presto ti rendi conto che neanche le loro tracce vanno molto distante. Poco dopo aver perso il piccolo, hai già perso anche la via per ritrovarlo. Ma gli altri cuccioli hanno fame, devi trovare cibo, e intanto il tempo passa e le tracce si fanno più deboli. Handling ti mette di fronte a un dilemma impossibile, quello di una madre che non sa se riuscirà a salvare tutti i propri figli. Ma forse c'è ancora speranza. Devi essere brava a cacciare, non farti ingannare dalle trappole dell'uomo, e mi raccomando, fa attenzione al cacciatore di pellicce. Lui sa chi sei e quanto vali e non si fermerà finché non ti avrà in pugno. Quello di Handling è un mondo in rovina, consumato dall'avidità dell'uomo, ma ora sei tu a pagarne le conseguenze. La pioggia si fa sempre più intensa, ma non ci sono più gli alberi a frenarla e di colpo tutto viene sommerso dall'acqua. Cerchi di raggiungere i cuccioli, ma un barile ti colpisce e perdi i sensi. Affondi, lenta. Sembra la fine.
ma poi ti svegli. La terra è arsa dal sole cocente, vedi file di uomini che si trascinano in lontananza, ma nulla è più importante, c'è solo una cosa che conta ora. Loro devono sopravvivere. Zoppicando, continui a scavare tunnel per fuggire coi tuoi cuccioli il più lontano possibile, dall'uomo e dalla distruzione che l'accompagna. Si è quasi fatta sera quando la vedi. Inizia a esserci del verde, qualche albero e finalmente la foresta recintata. Sei esausta, ma ti metti lo stesso a scavare perché quella può essere la salvezza. Guardi i tuoi piccoli strisciare veloce nel tunnel, orgogliosa, ma terrorizzata, perché hai già visto chi è arrivato. Tu ci provi ugualmente, e poi lo sparo. Ti colpisce, ma non cedi. Non subito. Ti trascini, passo dopo passo, mentre i cuccioli ti seguono lenti. Non puoi fermarti. Qualcosa dentro di te lo impedisce. Ma le zampe semplicemente non reggono più. Prima quelle dietro, poi quelle davanti. Devi fermarti. Hai fatto il meglio che potevi. L'ultimo sguardo che getti ai tuoi cuccioli è carico di preoccupazione. Saranno pronti? C'è speranza per loro? Mentre l'uomo distruggeva ogni cosa, tu hai fatto tutto il possibile per renderglielo un po' più leggero. Speri solo sia stato abbastanza. Cosa succederebbe se per una volta andasse tutto nel verso giusto, se mettessimo da parte l'avidità e provassimo davvero a curare il pianeta? Terra Nil è quello che succederebbe, un gestionale al contrario, dove per una volta cooperiamo in armonia con la natura. Non c'è la soddisfazione capitalista di un factorio dove la cosa divertente è crescere all'infinito e sfruttare il pianeta sempre più efficacemente. Quello di Terra Nil è il piacere di ascoltare la natura coi suoi bisogni e la ricompensa è vedere un ecosistema sano che torna a fiorire. E poi smantelli tutto, liberi la natura dalle tracce del tuo passaggio e vai verso la prossima regione. Certo, il gioco un po' ci illude, perché al giorno d'oggi l'uomo sembra comportarsi più come il cacciapelle di Handling che come chiunque sia al comando della missione di recupero del pianeta in Terra Nil. Il fatto è che un pianeta difficilmente si ammala per mano di una sola persona. Ci sono sistemi di potere, problemi che si propagano di istituzione in istituzione, che sono molto più grandi di ogni singolo individuo. Il governo in Umurangi Generation fa proprio questo. Lo capisci per certo nel DLC, ambientato qualche giorno prima. Ricordi 3 robot mandati a combattere il kaiju alla fine? Ecco, di quei robot ne hanno mandati a centinaia e sono morti tutti. Ma il governo deve sembrare forte e guai a chi fotografa le meduse infestanti perché tutto deve apparire sotto controllo. Come dici? Ti dà noia il frastuono delle bombe? Perché non paghi un bel isolamento acustico? O se no, vai tu a combattere, serve sempre nuova carne da macello. La verità è che siamo stanchi e arrabbiati. L'ultimo livello del DLC è la nostra protesta. Ora le foto non pagano in denaro, ma in ricondivisioni. È tempo di far sentire la nostra voce. Se c'è rimasto anche solo un briciolo di libertà, non saremo mai più silenziati. Ma l'aria di speranza e ingenuo ottimismo sparisce in un attimo quando il cielo, di colpo, si spegne. Stop. Tutto rosso. Non credevi davvero che l'avresti passata liscia, con la tua stupida protesta. Uno dei robot giganti squarcia il cielo e abbassa il suo sguardo malvagio su di voi. Tutto attorno scoppiano bombe fumogene e la polizia, armata di scudi e manganelli, colpisce i manifestanti. Anche tu vieni colpito, mentre realizzi che lo stesso governo, che non è in grado di proteggere i cittadini dalla fine del mondo, è disposto a reprimere ogni protesta con la forza. Mentre fuggi verso i tetti dell'inizio del gioco, ti vengono mostrate le cifre spese al governo per nascondere la verità e mantenere il pugno di ferro. Ora forse ti è più chiara l'apatia dei tuoi amici, che ballano sul tetto mentre aspettano la fine del mondo. Non è mancanza di forza di volontà la loro, ma una vita piegata al sistema che ha schiacciato con la violenza ogni loro speranza. Ecco perché è così scomodo giocare mentre il mondo brucia. Ti costringe a confrontarti con la tua responsabilità e con quella dell'uomo. Certo, è molto peggio quando smetti di giocare e le fiamme non si fermano, come negli incendi che hanno devastato l'Australia nel 2020 e ispirato i temi del gioco. Ma siamo sicuri che un futuro del genere sia così improbabile per tutti? Forse è ora di prendere un po' della tenacia della volpe di Handling e la cieca speranza del protagonista di Umurangi Generation. Può darsi che non ci servano ad affrontare la fine del mondo, ma è sempre meglio farsi trovare preparati. Se il video ti è piaciuto iscriviti e lascia un like, e se vuoi supportarci ancora di più abbiamo un Patreon, trovi il link in descrizione. Grazie a tutti per il supporto, di qualunque tipo, e al prossimo video.